Questo qua è un laboratorio che ha cominciato la sua attività nel 1977, con le stesse persone. Nel momento che partiamo non ci sono maschere a Venezia, perché la storia della maschera a Venezia ha un'interruzione molto lunga, che viene dalla fine della Repubblica Veneziana, che è all'incirca alla fine del XVIII, cioè 1797, no? Arriva i francesi per controllare la popolazione fanno un'interdizione dell'uso della maschera. Questo proibizionismo, chiamiamolo, ecco, questa proibizione dura fino alla nostra generazione, perché per la storia che la città passa attraverso il dominio prima francese, poi austriaco, e poi la questione del Regno d'Italia, no? Quando si mettono insieme tante cose, il primo momento storico è molto delicato. Poi c'è il periodo della Prima Guerra Mondiale, conflitto europeo incredibile, e la Seconda Guerra Mondiale con il fascismo, altro periodo terribile. Insomma, io nasco nel 1957 ed è la prima generazione che non conosce guerra, non conosce contrasti, a parte i contrasti del terrorismo, ma insomma non è è un pericolo sociale, ma che non si affronta con il proibire l'uso della maschera. E perciò è la mia generazione che ricomincia questo tipo di lavoro. Questo è uno dei due laboratori che parte per primo. Si fa una sperimentazione sulla commedia dell'arte, sul recupero delle tradizioni veneziane, e abbiamo fortuna perché nell'80 avviene quell'esplosione del carnevale come la vediamo adesso. Cioè, il primo carnevale nei fine anni 70 sono fatti dai veneziani in piccoli gruppi, però come tutte le cose che succedono a Venezia è una vetrina sul mondo, perciò va a conoscenza di tutti e abbiamo fortuna perché la gente comincia ad arrivare. Mi ricordo l'80 è stata un'esplosione incredibile e da là il comune comincia a organizzare e il laboratorio comincia a espandere questa attività della maschera, no? E la città lo stesso segue. E io sono riuscito proprio tecnicamente a rifare come si faceva la cartapesta nel 600, nel 700, ecco. Dopodiché questa cosa è andata in critica totale perché la domanda che io mi ponevo era: come mai non si vedono maschere antiche, no? Si vedono sedie antiche, mobili antichi, quadri antichi, ma non ci sono maschere antiche. I musei non ne hanno. Io nella mia vita ne ho vista qualcuna, rarissima, e in condizioni pessime. E là è uscito tutto il discorso dei collanti, di quello che veniva usato, e perciò la critica attraverso la conoscenza moderna dei materiali era obbligatoria. Perciò si è partito con una sperimentazione su tutti i collanti moderni fino ad arrivare alle cose più sintetiche, per poi raggiungere un equilibrio fatto, diciamo, di tecnica tradizionale il più possibile, dove si poteva salvare, mescolata con una chimica moderna che ne migliora la qualità. Carta, perciò, ma cellulose, metilcellulose come colle e la grande novità del poliacetovinilico come collante ulteriore, e poi tutto quello che segue. Quello che è restato pressappoco uguale sono state le tecniche di decorazione, perché nella pittura noi vediamo che invece le conservazioni sono eccezionali, no? Non hanno grandi problemi. E naturalmente poi questo dal punto di vista tecnico, dal punto di vista, diciamo, artistico, chiamiamolo, no? Due direzioni anche là, secche, molto molto importanti. Uno, la tradizione come ricostruzione delle tecniche più antiche di decorazione, delle cose di gusto veneziano antico,
e l'altro invece la modernità, cioè nel senso la nostra generazione che cosa vuole rappresentare oggi con un oggetto, no?